e sono indubbiamente dei veri pezzi d'arte vintage. Hamilton da sempre compare all'interno dei film, è da sempre protagonista di Hollywood e delle pellicole peraltro più amate dal grande pubblico, eppure nonostante questo in pochi lo sanno e in ogni caso Hamilton non vanta per esempio la storia e il blasone di altre aziende che hanno fatto del product placement all'interno di film iconici, una su tutte Omega con 007. Hamilton infatti appare in grandi pellicole amatissime, pensate per esempio all'ultimo Indiana Jones con un Hamilton creato apposta per la pellicola e che trovate a catalogo, che purtroppo è al quarzo altrimenti ce l'avrei già in collezione. Pensate per esempio a Men in Black o ancora al Marv di Interstellar, un orologio creato appositamente anche in quel caso per il film e che poi ebbe così tanto successo la sua creazione, prima in 42 mm e poi in 38 mm se non ricordo male. In ogni caso un orologio che nasce insieme a film. C'è l'ultimo, per esempio Dune, dove gli Hamilton, che sono degli strumenti da polso all'epoca di Dune in quel futuro distopico, sono degli orologi attualmente a catalogo. Insomma, Hamilton ha fatto di Hollywood la sua vetrina principale e proprio in questa puntata vi voglio parlare di un product placement molto particolare che vede naturalmente protagonista Hamilton ancora una volta ad Hollywood in uno dei film più amati e discussi dello scorso anno e che secondo me meritano un approfondimento, perché non si tratta del solito product placement, ma come si confà a Nolan si tratta di una piccola opera d'arte, soprattutto per noi appassionati. Quindi senza perdere altro tempo, 3 secondi di sigla e cominciamo. Benvenuti o bentornati nella nostra nuova stanza degli orologi, finalmente allestita correttamente con il giusto set e le giuste luci. Non l'ho stravolta rispetto al passato, ma sicuramente nel corso del tempo ci saranno dei piccoli aggiustamenti. In questa nuova puntata vi parlo per l'appunto di Hamilton e di Oppenheimer. E come dicevo in apertura, non è il solito product placement, perché in questo caso è stato fatto un lavoro certosino e un lavoro che gli appassionati ameranno profondamente come ho fatto io. Oppenheimer è stato indubbiamente un film importantissimo, lo è ancora oggi, un po' per i temi trattati, un po' perché si tratta di un colossal, di un grande film alla Nolan, così come ci ha abituati il grande regista che ormai è riconosciuto come uno dei migliori di Hollywood e anche uno dei più pazzi. Non so se seguite gli Slim Dogs qui su YouTube, ma vi consiglio di farlo perché a volte raccontano dei retroscena dei film di Nolan, tra gli altri veramente incredibili. Ad esempio Nolan è conosciuto per non volere normalmente effetti speciali e anche in Oppenheimer non c'è praticamente nulla che sia realizzato a computer. Andate a cercare l'approfondimento dei ragazzi della Slim Dogs. Oppenheimer è un film importante, è un film che ha un po' riscritto le regole di Hollywood, è stato realizzato in IMAX, sebbene noi purtroppo non abbiamo la possibilità di vederlo in formato integrale, è stato realizzato con tutte le attenzioni e la cura dei dettagli a cui ci ha abituati Nolan e tratta un tema fondamentale, un tema purtroppo oggi quanto mai attuale, cioè quello della bomba atomica da un lato, ma soprattutto quello dello scontro fra potenze occidentali e orientali dall'altro. Insomma, un tema indubbiamente molto sentito, come dicevo, soprattutto oggi, e racconta nello specifico il progetto Manhattan, il progetto che vedeva a capo proprio Oppenheimer, protagonista della nostra pellicola. Beh, un film di questo tipo non poteva non avere un product placement di Hamilton, ma in ogni caso non poteva non essere fatto dietro questo product placement un lavoro estremamente certosino. Tant'è che Hamilton in questo film non sponsorizza degli orologi a catalogo o degli orologi da vendere, bensì fa un lavoro attorno al vintage di Hamilton per celebrare il marchio, per celebrare la sua storia, per far parlare noi appassionati di un marchio che sicuramente ha una grande storia da raccontare.
E infatti in Oppenheimer i protagonisti del film non indossano degli orologi vintage che sono stati costruiti appositamente per la pellicola, né indossano degli orologi che richiamano lo stile vintage un po' come si è soliti fare negli ultimi anni, dove le maison pescano a piene mani dal proprio passato. No, in Oppenheimer i protagonisti indossano dei veri orologi Hamilton vintage, per cui è stata fatta una ricerca certosina di ognuno di questi modelli proprio perché fosse il più aderente possibile alla storia e al periodo storico. Prima di continuare vi ricordo che da ultimo abbiamo presentato insieme a Vulcan la nostra seconda Limited 2024, il GMT Traveler, un True GMT di Vulcan, il primo e anche l'unico a catalogo, in 85 pezzi numerati per festeggiare gli 85 lunghi anni di attività della gioielleria Rosa Spina, partner ufficiale di TOC, partner di Vulcan e anche distributore esclusivo del GMT Traveler. 38 mm di diametro, 12,2 mm di spessore, all'interno un calibro Swiss Made Soprod C125, bracciale in acciaio a 1.890 euro, mettendo l'orologio nel carrello perché altrimenti vedete soltanto il listino di 2.240 euro sul sito rosaspina.it. Praticamente un orologio esclusivo al prezzo di un Nautique classico con bracciale. E se comprate l'orologio potrete avere anche il Tropic originale con chiusura originale Vulcan a un prezzo scontato, 120 euro anziché 150 euro, scrivendo direttamente a Rosa Spina. Insomma, se stavate cercando un orologio e state cercando qualcosa di speciale come il nostro GMT Traveler, direi che è la vostra occasione. E di questo aspetto si è occupato proprio Nolan, che ha fatto una minuziosa ricerca di ognuno di questi pezzi da mettere al polso dei protagonisti, proprio dagli appassionati di vintage, anche naturalmente con l'aiuto di Hamilton. E infatti proprio Hamilton ha coadiuvato il lavoro di Nolan contattando in prima persona tutta la rete di collezionisti del vintage della Maison conosciuti e che naturalmente hanno normalmente un rapporto con l'azienda, tant'è che proprio loro sono riusciti a recuperare tutti gli orologi che indosserà Oppenheimer nel film, contestualizzati proprio tra gli anni 30 e 40. In particolare Oppenheimer nella pellicola indossa 3 modelli diversi nel corso del film, ovvero il Cushion, l'Endicott e il Lexington, dove ognuno di questi incarna il tipico stile heritage degli anni 30 e 40 per l'appunto, cioè lo stile Art Deco, e sono indubbiamente dei veri pezzi d'arte vintage e che magari qualcuno, me compreso, non credeva che Hamilton avesse nel proprio archivio. Kitty Oppenheimer invece, interpretata da Emily Blunt, indossa un altro Hamilton, in questo caso un Hamilton femminile, come era naturalmente uso fare alle donne proprio in quell'epoca, e si tratta del Lady Hamilton A2 in oro 18 carati, una chicca vintage tipicamente femminile. Ma non sono i soli protagonisti di Oppenheimer ad indossare degli Hamilton vintage, perché c'è anche Matt Damon che ne indossa 2 diversi. Damon infatti interpreta il generale Leslie Groves Jr. e indossa in maniera alternata il Piping Rock, che è un orologio straordinario, e il Military Ordnance, che è un orologio prettamente field, un orologio per l'appunto militare che perfettamente si sposa naturalmente con il tema poi del film e con quello che è appunto il progetto Manhattan. Questa storia di Hamilton e del film Oppenheimer mi ha aperto un po' gli occhi su quello che è il product placement in generale, perché molto spesso sono stato critico contro queste operazioni. Ho sempre un po' visto la cosa come il voler spingere a tutti i costi un prodotto che magari non piace tanto, ed è una cosa come per esempio le edizioni limitate dedicate a un particolare personaggio o a un particolare film, come i tanti Omega per 007, che non mi attira particolarmente. Io preferisco normalmente orologi comuni, orologi che tutti possiamo comprare per esempio in concessionario, che però proprio quegli orologi vengono anche scelti da personalità illustre o magari da attori all'interno di film, ma che in ogni caso non sia una scelta comandata come avviene normalmente per i testimonial, ma sia una scelta di cuore, per quanto la mia sia magari anche una speranza vana, perché so bene che tanto o magari tutto ciò che vediamo in realtà non sempre è genuino come pensiamo.
da Rolex, che per esempio ha pubblicato personalmente tutti i film che contengono appunto dei Rolex, e non credo proprio che sia un caso. Anche in quel contesto naturalmente si parla di product placement, così come avviene per tanti altri, come citavo all'inizio, naturalmente Omega con 007 a partire dal 1995. Diverso proprio per 007 per esempio invece è il Rolex, che Ian Fleming, l'ideatore, l'inventore di 007, aveva messo al polso dell'agente segreto britannico, perché lui stesso indossava, se non ricordo male, un Explorer 1016, il primo Explorer 1 di Rolex, però in quel caso Omega ha avuto la meglio. Questa storia di Hamilton e di Oppenheimer invece mi ha particolarmente colpito perché non si tratta di un vero product placement, si tratta di una rievocazione, una ricostruzione storica fedele che ha visto coinvolto la Maison di Lancaster in Pennsylvania, fondata nel 1892, che appunto ha lavorato assieme ad Hollywood e assieme a Nolan non per vendere un orologio, ma per vendere la grande storia e la grande tradizione Art Deco di Hamilton, che non tutti, me compreso, conoscevano. Sponsorizzazioni o meno, Hamilton la storia ce l'ha, e questo mi rincuora un po' da appassionato, perché oggi, grazie ad Oppenheimer e grazie a questo lavoro, mi è possibile vedere anche i nuovi Hamilton con occhi leggermente diversi, e la cosa appunto da appassionato non può che farmi piacere. Di sicuro in altre puntate parleremo ancora di film e orologi, soprattutto di Hamilton e film, ma anche di tante altre realtà che non tutti conoscono, come per esempio proprio quella di Rolex, che sembra apparire involontariamente in molti film, ma guarda caso proprio la Maison ha pubblicizzato questa presenza a Hollywood, ed è una cosa che sicuramente approfondiremo, non prima però di sapere la vostra nei commenti. Fatemi sapere se avevate notato queste chicche dentro Oppenheimer, e iscrivetevi a TOC se il modo in cui racconto l'orologeria è di vostro gradimento. È del tutto gratuito, per noi qui invece è importantissimo. Grazie per essere arrivati fin qui anche in questa puntata, vi do appuntamento nella stanza degli orologi per un prossimo video. Ciao!